Quali buste utilizzare per conservare al meglio i nostri amati vinili? In questo video vi consiglierò quali sono le migliori buste esterne e interne per 33 giri e 45 giri, quali utilizzare per album doppi e tripli e quali per i cofanetti, e poi sfateremo alcuni dei falsi miti che da anni girano in rete sulle buste. Ci sono i capitoli, quindi potete andare direttamente al momento in cui parlo dei vari tipi di buste che vi interessano. Se però volete capirci un po' di più sul perché alcune buste siano più opache, altre più trasparenti, o perché sia meglio scegliere un tipo di materiale rispetto a un altro, allora consiglio di guardarvelo tutto senza saltare niente. Qualche anno fa ho iniziato la rubrica Vinyl Care, di cui fa parte anche questo video, proprio per mettere la mia esperienza al servizio di tutti, dando consigli e trucchetti per prenderci cura della nostra collezione, piccola o grande che sia. E mi raccomando, tutti i consigli vanno sempre uniti al buon senso. Non facciamo diventare le nostre attenzioni una malattia, altrimenti non è più una passione, un divertimento, diventa un lavoro e anche no. Grazie. Quindi trovate i precedenti video sulle buste nella playlist Vinyl Care che è linkata qui sotto in descrizione. Questo è un aggiornamento dovuto al fatto che nel corso degli anni ne ho provate altre, alcune di quelle che ho provate mi hanno convinto e ho iniziato a comprarle regolarmente. E poi ci sono anche delle new entry recentissime, delle buste arrivate da poco su Amazon per sbaragliare la concorrenza, in quanto molto più economiche ma con una qualità da top di gamma. Vedremo tutto approfonditamente, però va fatta una premessa molto importante. A fronte delle tantissime buste, queste sono solo alcune, a fronte delle tantissime buste di marchi diversi presenti oggi sul mercato, io acquisto quelle che hanno superato i miei test di qualità. Tradotto, compro quelle che resistono al leva e metti dell'album, no? La classica operazione che facciamo, quindi che resistono, non si rompono, a prescindere dallo spessore della busta, e allo stesso tempo mi oriento su quelle che sono più semplici da reperire, ossia quelle che sono vendute da Amazon. Perché Amazon e non altri store? Perché su Amazon possiamo fare il reso in modo molto più semplice se non siamo soddisfatti dell'articolo, poi con Prime abbiamo la spedizione super rapida e acquistando dai miei link per voi il prezzo non cambia, a me arriva invece un piccolo contributo che mi aiuta a tenere in vita il canale e quindi anche a fare altri video come questo. Nel corso degli anni sono comparse buone alternative alle mie scelte abituali, quelle che abbiamo visto anni fa, però sono alternative che sono durate qualche mese e poi pum, sparite. In questo video invece vi parlo di buste che sono state presenti costantemente su Amazon negli ultimi 4 anni. A parte di un paio di new entry promettenti, come vi ho già detto. Bisogna dire che c'è chi compra la busta più economica di tutte sui grandi store cinesi e quello che arriva, e chi vuole sapere di che materiale è fatta, se è per album singoli o c'entrano anche i doppi e i tripli e così via. Non voglio assolutamente complicare un argomento, quello delle buste, che richiede di sapere 2 cose in croce. Voglio solo fare un po' di chiarezza in modo che i nostri acquisti siano dettati da un razionale oltre che da un prezzo che reputiamo vantaggioso. Intanto dobbiamo sapere che non tutte le buste sono fatte della stessa plastica, si vede anche a occhio. Questa è la stessa stampa dello stesso disco. Questa è la ristampa 2016 di The Dark Side of the Moon. Vi dimostro che la copertina è la solita, è quella opaca della ristampa 2016. Vedete, il disco è esattamente lo stesso, sono 2 stampe identiche, ma a cambiare sono le buste. Guardate che differenza abbiamo. E questo aspetto, cioè che non tutte le buste sono uguali, mi consente anche di chiarire una volta per tutte uno dei falsi miti che circolano da anni in rete in fatto di buste, ossia che le buste danneggiano le copertine. Forse poteva essere vero un tempo, con plastiche di bassa qualità, ma con le plastiche di oggi non succede. In realtà è più probabile che le copertine dei nostri dischi si danneggino
per la classica usura meccanica derivante dal leva e metti dalla busta, oppure è ancora più probabile che le copertine scoloriscano per le condizioni ambientali, ossia il microclima che è presente nella stanza in cui abbiamo la nostra collezione. Ho parlato di questo aspetto fondamentale, cioè del microclima, in uno dei video della serie Vinyl Care e consiglio caldamente di recuperarlo insieme a tutti gli altri, soprattutto se questo è il primo video della serie che guardate. Ma andiamo avanti. Va poi considerata la qualità di stampa della copertina. Adesso non è questo l'esempio giusto, sicuramente la qualità della stampa della copertina di un disco dei Pink Floyd è settata su standard piuttosto alti, però dobbiamo sapere che l'usura della copertina dipende anche dal tipo di carta che è stata utilizzata, se è stata asciugata correttamente con i macchinari appositi, insomma se la copertina è stata fatta come si deve. Ad oggi insomma non ci sono buste che danneggiano le copertine, essendo tutte tendenzialmente prive di acidi, perlomeno le buste di cui si parla in questo video. Non le danneggiano a patto di avere, lo ribadisco perché è importante, un ambiente idoneo e di usare delle buste che costano leggermente di più, ma che sono di qualità, come quelle presenti in questo video. Perché bisogna essere chiari, la migliore busta del mondo in un ambiente troppo umido o troppo caldo, insomma un ambiente non controllato, a lungo andare rovinerà la copertina, che si rovinerebbe comunque anche senza busta a causa delle condizioni ambientali sfavorevoli. Altro mito da sfatare è la busta in PVC, che secondo molti danneggia le copertine solo per il fatto di essere in PVC. In realtà le buste in PVC, che io non userei, ma questo è un altro discorso, in realtà le buste in PVC sono le migliori di tutte proprio per la composizione chimica del PVC, che è più resistente di polietilene e polipropilene, polietilene, polipropilene, che vanno per la maggiore in fatto di buste. E poi scusate un attimo, di cosa sono fatti i dischi di PVC? Vinile infatti non è altro che il nome commerciale di polivinyl cloruro, PVC. Quindi no, il PVC non è il male assoluto, anzi il contrario, e difatti le buste in PVC sono quelle che costano di più e vedremo un esempio più avanti. Cosa rimane? Polietilene, PE, e polipropilene, PP, i materiali più utilizzati per fabbricare le buste per i nostri album. In breve, nel vasto mondo delle plastiche il polietilene, PE, è il composto più comune. È morbido, flessibile e lo abbiamo visto leggermente più opaco rispetto al polipropilene PP, che è più trasparente ma allo stesso tempo anche leggermente più rigido, e questo naturalmente si riflette anche nelle buste. Questa è una tipica busta in polietilene, più opaca e morbida, flessibile, rispetto ad una busta in polipropilene. Guardate che differenza c'è, si vede anche a occhio e si sente quando le tocchiamo la diversità di materiale a prescindere dallo spessore. Queste due buste mi servono solo per concludere il discorso introduttivo, non vi sto neanche a citare la marca e il tipo di busta, si fa un discorso generale, perché a parità di spessore, e si parla di spessori nell'ordine dei micron, quindi millesimo di millimetro, a parità di spessore, se si vuole una busta più resistente alle varie sollecitazioni fisiche, soprattutto in caso di album doppi e tripli, meglio il polietilene. Però va detto che negli ultimi anni anche le buste in polipropilene hanno raggiunto un'ottima resistenza, tanto che si possono tranquillamente consigliare entrambi i tipi, naturalmente a seconda della qualità della busta, e lì certo agiscono i vari brand e i vari tipi, perché vedremo esempi di buste in polipropilene anche di marca che lasciano un po' a desiderare. Ve lo ricordate? Chi ha già visto gli episodi precedenti forse sì. Cosa mi serve questo disco? Mi serve ricordare che tra tutti i falsi miti che circolano in rete in fatto di buste c'è invece una cattiva abitudine che va davvero
evitata come la peste, perché questa sì che danneggia le nostre copertine. Mi riferisco al cellophane esterno, questo qui, quello con cui vengono confezionati gli album, e vedo su Instagram che non pochi di quelli che pubblicano foto dei loro dischi hanno aperto il cellophane di lato, magari con un taglierino, per avere la copertina protetta e allo stesso tempo risparmiare sulla busta esterna. Bene, questa è una delle poche cose non opzionali, nel senso che la sconsiglio categoricamente. Per altre cose fate come vi pare, queste sono in genere le linee guida, qualche consiglio, qualche trucchetto, però questa veramente non bisognerebbe transigere, perché con l'apertura laterale il cellophane originale tende poi a tirare negli altri punti la copertina, con il risultato di arcuarla, soprattutto la copertina di album singoli. E faccio vedere sempre questo esempio, un disco che ho acquistato qualche anno fa e che appunto già dopo pochi mesi l'acquisto aveva rovinato la copertina. Quindi vedete, questo è il cellophane originale, c'è ancora l'hype sticker originale, così la copertina sembra tutto sommato normale. Guardate cosa succede quando tolgo il disco. Guardate come diventa. Vedete? Si vede meglio con la telecamera dall'alto. Guardate come diventa la copertina. E questo perché succede? Appunto perché il cellophane ha avuto lo sfiato, chiamiamolo così, è un termine improprio, solo qui sul lato, ma tira sugli altri angoli, per cui abbiamo una cosa del genere. Ecco perché dobbiamo sempre categoricamente rimuovere il cellophane originale. Una busta quanto può costare? 10 centesimi, 20 centesimi. Ecco come si rovinano le copertine. Partiamo dalle buste per 33 giri. Prima si fanno le esterne, dopo le interne, e se volete un ripasso sul perché dobbiamo utilizzarle sempre, guardate le vecchie puntate della serie Vinyl Care. Trovate la playlist con tutti i video qui sotto in descrizione e trovate tutte le buste di cui vi parlo nel mio store, anche quello è linkato in descrizione. Da molti anni utilizzo soprattutto buste spin care, utilizzavo, poi vedremo perché. Utilizzavo soprattutto buste spin care. Come buste esterne, spin care propone le density, le crystal e le clarity, in questo caso clarity triple per album tripli. Le density sono in polietilene, la sigla del polietilene, lo ribadisco, è PE. Le crystal, scusate, e le clarity sono in polipropilene, quindi PP. Spessore di 100 micron per le density, 75 micron per le crystal e 50 micron per le clarity triple. Da dire inoltre che le clarity, come tipo di busta, è un richiudibile con striscia adesiva. Vi ho spiegato poco fa quali sono le differenze essenziali tra i due materiali, polietilene e polipropilene, e quando sceglierne uno piuttosto che un altro. Togliamoci però il pensiero nel caso di queste tre buste dicendo subito quale non consiglio assolutamente: le clarity. E non sono tanto i 50 micron di spessore ad essere il problema, però uno spessore minimo e un materiale come il polipropilene, che è più trasparente ma più rigido, rende la busta troppo fragile. Cosa voglio dire? Guardate qua, ecco, questo è un esempio al volo di una busta Clarity. Utilizzo la triple per un album triplo, colpo di coda dei Litfiba. E cosa succede? Vedete che non ho forzato, ho semplicemente inserito la busta. Guardate cosa è successo. E cosa continua a succedere? Che si spacca il lato, vedete? E quindi la busta, guardate come viene via. La busta è da buttare. Non perderò altro tempo a dire perché non vanno utilizzate le Clarity di spin care, questo tipo, non le spin care in generale. Occhio, mi raccomando, perché ci sono diversi tipi.
e sono ben diversificati su Amazon, quindi sapete sempre cosa state acquistando. Clarity? Assolutamente no. Prima di entrare nel mare magnum delle buste esterne aperte, quelle standard, se voi preferite una busta esterna richiudibile, chiudo dandovi questo suggerimento che secondo me vi piacerà. Allora, se cercate una busta richiudibile fatta come si deve, non come la Clarity di Spincare, giusto qualche settimana fa è comparso su Amazon questo nuovo brand Protect Your Music 33 giri, prodotto dall'azienda italiana Materica, che realizza le buste richiudibili col miglior rapporto qualità-prezzo. Sono in polipropilene, spesso 90 micron, quindi piuttosto resistenti, e sono differenziate in due tipi, per album singoli e per doppi o tripli. A differenza delle Spincare, però, non si schiantano ai lati, quindi buste richiudibili con flap adesivo, queste qui. Vi voglio far vedere al volo un esempio. Allora, questo è colpo di coda che abbiamo visto prima, questo è Live at Leeds degli Who, che è anche questo un triplo ma più massiccio. Lo vedete dallo spessore qui. Questa è la busta esterna richiudibile di Protect Your Music 33 giri. Allora, ecco qua, eccoci qua, tac tac, e ci siamo. La cosa che mi piace di queste buste è un'altra, che la striscia adesiva attacca, però non tira via le parti della copertina come succede ad altre buste richiudibili con flap adesivo. Ad esempio le Clarity hanno anche quel difetto, quindi buste esterne richiudibili Protect Your Music 33 giri sono le più consigliate. Se invece preferite una busta che sia richiudibile ma abbia il flap non adesivo, il flap è la parte che va all'interno, che torna all'interno della copertina, ci sono queste buste che ho acquistato qualche anno fa, un paio di stock. Vedete, non ci sono flap adesivi, vedete che sono in polietilene perché sono più opache. Spessore, questo non vi saprei dire perché non è specificato, sarà un 80 micron. Consigliate se preferite avere un flap non adesivo. Un'altra cosa da dire è che non è una busta di marca, è di un venditore terzo, non la spedisce direttamente Amazon, però è presente da anni con continuità anche nel mio store. Per quanto riguarda le buste esterne standard, cioè quelle aperte, si apre un capitolo virtualmente infinito perché abbiamo molta più scelta. I materiali più diffusi sono sempre i soliti, polietilene e polipropilene. Cambiano però le marche, la qualità della plastica, gli spessori, i prezzi. Torniamo un attimo per iniziare su quelle che uso personalmente da più tempo, le Spincare. Per anni ho utilizzato solo le Density, che lo ricordo sono in polietilene, spesse 100 micron, quindi morbide e resistenti, accolgono tranquillamente album singoli, doppi e tripli di larghezza standard. Questo è un esempio, non quadrupli come si vede nella foto prodotto su Amazon, però tripli sì, senza problemi. Così come vanno bene per la maggior parte dei tripli anche le Crystal, che sono leggermente meno spesse, 75 micron, e sono in polipropilene, quindi più trasparenti, si vede anche ad occhio. Costano leggermente di più le Big Fudge, che a differenza delle Spincare hanno una sola variante di busta esterna ed è in polipropilene, spesso 80 micron. Per questo motivo è molto simile, si vede anche così a occhio da questa inquadratura, molto simile alla Crystal di Spincare, visto che il materiale è il solito, PP, polipropilene, e lo spessore è di poco superiore, 75 micron per le Spincare, 80 micron per le Big Fudge. Ricordo che un micron equivale a un millesimo
di millimetro. Sulla resistenza tra Spin Care e Big Fudge siamo lì, anche le Big Fudge sono ottime, io le acquisto regolarmente da un paio di anni e accolgono senza problemi album singoli, doppi e tripli con larghezza standard. Se vi state chiedendo quando utilizzo un tipo di busta piuttosto che un altro, la risposta è molto semplice. Inizialmente usavo solo buste in polietilene perché più resistenti, anche se leggermente più opache. Torno su questo esempio perché vale più di 1000 parole. Qui alla mia destra busta in polipropilene, qui alla mia sinistra busta in polietilene. Guardate che differenza. Quando il packaging è un pochino più massiccio utilizzo preferibilmente la density di Spin Care perché so che durerà più a lungo quando verrà sollecitata ai lati nel leva e metti della copertina. E poi per gli album tripli particolarmente ingombranti, belli ciccioni o con dimensioni fuori standard, utilizzo la busta in polietilene da 150 micron che viene venduta dal sito francese Planet Disc, un sito che è specializzato in tutto ciò che consente di conservare al meglio le nostre collezioni di vinili, CD, cassette, fumetti, eccetera, e poi ci torno dopo per altre chicche. Si vede anche ad occhio, vi assicuro che questo spessore, che praticamente è un terzo in più della density perché sono 150 micron di polietilene. Abbiamo visto prima con questo album triplo l'esempio della busta richiudibile che ci sta tranquillamente, però va messa con un pochino di attenzione, qui ci sta molto più agilmente e anche l'inserimento è più rapido, rimane comunque una bella busta assolutamente consigliata per packaging particolarmente ingombranti, quella di Planet Disc. Per chi vuole risparmiare qualcosina, avendo comunque sempre una qualità alta, ci sono diverse varianti economiche. La prima che voglio citare come alternativa alla Spin Care e alla Big Fudge, più che altro alla Density di Spin Care perché si va sul solito materiale, ossia il polietilene. Quindi variante alla Density di Spin Care molto gettonata su Amazon, si vede dalle centinaia di recensioni super positive, è la Rock on Wall, che ha un prezzo interessante soprattutto per chi ha collezioni al di sotto dei 50 album. La confezione delle Rock on Wall è infatti composta da 25 buste, le altre di solito viaggiano su pacchi da 50 o 100. Va anche detto che per averne 100 delle Rock on Wall, quindi dovendo comprare 4 confezioni, spenderei comunque meno rispetto al pacco da 100 delle Spin Care Density o Crystal o al pacco da 100 delle Big Fudge. Se potete spendere qualche euro in più, io andrei tranquillamente su Spin Care e Big Fudge a prescindere per buste esterne, interne, eccetera. Se invece per voi il risparmio viene prima di tutto, le Rock on Wall potete tranquillamente prenderle in considerazione. Non comprate delle buste fatte con gli acidi che si sciolgono, che rovinano. Sono buone buste, si sente che la plastica è di una qualità leggermente inferiore, ma vanno benissimo. Il mio consiglio è di valutare anche le buste esterne della serie 33 giri Protect Your Music, che è vero sono arrivate da pochissimo e non hanno recensioni, però costano meno, hanno una qualità superiore alle Rock on Wall e sono in polipropilene, quindi più trasparente, e lo spessore di 90 micron le rende robuste quanto basta per singoli, album doppi e tripli standard. Vi faccio vedere al volo, esatto, queste sono le Protect Your Music 33 giri, polipropilene 90 micron, e faccio al volo un confronto. Allora, queste sono Big Fudge, questa è la Big Fudge, visto che è già imbustata, vi faccio vedere. Ecco, è questione di luce che una sembra un pochino più trasparente rispetto all'altra perché dal vivo sono esattamente la stessa cosa. Vi faccio vedere anche il confronto con la Rock on Wall, che è l'ultima che abbiamo trattato per chi vuole risparmiare.
però abbiamo visto che in realtà si risparmia ancora di più con le 33 giri. Guardate, polietilene Rock on Wall 80 micron, polipropilene 33 giri Protective Music 90 micron. E a proposito di risparmio, c'è un'altra bella sorpresa arrivata recentemente, non recente come le 33 giri, ma comunque nel giro dell'ultimo anno. Allora, 100 buste esterne della Poisio costano ad oggi 20,98 €. 100 buste Rock on Wall costano 23,60 €. 100 buste Spincare Density o Crystal 27,95 €. 100 buste Big Fudge 31,99 €. 100 buste 33 giri adatte anche a doppi e tripli, lo abbiamo visto, costano 20,50 €. Le più economiche sono quindi le 33 giri. Subito dopo, con uno scarto di 50 centesimi, ci sono le Poisio. Allora raffronto al volo Poisio e 33 giri, che sono entrambe in polipropilene, quindi immaginiamo una busta che sarà più trasparente. Le Poisio sono spesse 80 micron, le Protect Your Music 33 giri 90 micron, entrambe vanno bene per singoli, doppi e tripli standard. Guardate. Quindi anche queste varianti economiche, Rock on Wall, polietilene flessibile ma più opaca, e Poisio e Protect Your Music 33 giri polipropilene, quindi più trasparente, più rigide, sono comunque varianti di qualità anche se molto più economiche. Le consiglio? Assolutamente sì. Soprattutto consiglio cosa? Di provarle, fate un tentativo e poi se vi garbano, se vi piacciono, detto in italiano, fate un piccolo stock, perché Spincare e Big Fudge e anche Rock on Wall sono da anni su Amazon, quindi non ci sono problemi. Spincare e Big Fudge hanno anche il proprio store, quindi si trovano. Le altre non si sa, sono arrivate da poco, quanto dureranno, quindi se vi piacciono fate un piccolo stock, perché comunque la qualità è alta, non danneggiano le vostre copertine, andate tranquilli. Quindi per gli album singoli, doppi o tripli abbiamo detto quali sono le migliori buste in circolazione per qualità, prezzo, e per i quadrupli, i pochi quadrupli e i cofanetti, come ci regoliamo? Beh, qui la situazione si fa un pochino più complessa, nel senso che le buste ci sono, si trovano, ma dobbiamo stare attenti a dove le compriamo. In che senso? Nel senso che osservando le buste per cofanetti acquistate nel corso degli anni sui siti più disparati, oltre che su Amazon, sembrano essere le stesse, o meglio il produttore sembra essere sempre il solito. In qualsiasi sito io le abbia acquistate, la busta è sempre in polipropilene, uno spessore che sarà di 60-80 micron, con striscia adesiva rossa, si vede meglio quando sono tutte una sopra l'altra. Questa striscia, questa qui rossa, vedete questa striscia qua rossa, è quella che poi si toglie per rendere questa parte adesiva quando richiudiamo. Talvolta queste buste per cofanetti sono presenti anche su Amazon presso venditori terzi. Il miglior rapporto qualità-prezzo però l'ho trovato non su eBay, non su un negozio, uno store italiano, ma sul sito francese di cui vi ho accennato prima, Planet Disc, che a fronte di costi di spedizione più alti vende pacchetti con 25 buste e non 10, come accade con i pochi venditori italiani che le trattano. Quindi ecco, abbiamo detto più o meno la busta da cofanetto è sempre richiudibile, è sempre la solita con la striscia rossa, però esistono diverse varianti. Di solito nei siti, quelli più forniti, le varianti sono 4 e si differenziano chiaramente per lo spessore del cofanetto. Questa è la misura che troverete come riferimento, ok? Se si sa già lo spessore andiamo a colpo sicuro.
Su Planet Disc come si fa a vedere? Dobbiamo andare su protezione, buste esterne per dischi e poi scendere nel menu finché non troviamo 25 buste richiudibili per cofanetti e le riconosciamo perché, come detto, ci sono 4 varianti. Dove vediamo lo spessore della busta? Da qui. Apriamo il link e controlliamo il valore del soffietto. La busta 1025A ha uno spessore di 15 mm, la 1025B di 20 mm e così via. Se siete indecisi o se avete cofanetti di spessore diverso, come di solito succede, non li fanno tutti così, in quel caso consiglio di acquistare il mix che contiene un tot di buste per ogni tipo di busta. Questo ad esempio è quello che ho acquistato per farvelo vedere. Ci sono tutte e 4 le varianti. Naturalmente io da Planet Disc non guadagno un centesimo, non sanno neanche che li sto citando in questo video, così come non mi arrivano buste gratis da Spincare o Big Fudge o qualsiasi altro marchio citato in questo video. Mi arriva solo un piccolo contributo quando voi acquistate dal mio link di Amazon, un piccolo contributo che mi aiuta a creare altri contenuti come questo. Esempio, cofanetto Beatles. Quale busta richiudibile mi serve? Proviamo la seconda che mi sembra quella più idonea. Sarà la 1025B, giusto per farvi capire. No, questa qui no. Questa è la terza in grandezza, sarà la 1025C. Vediamo se qui ci va. Eccolo qua, è il suo. Tac. Vedete? Ci sta perfetto. Ci avanza spazio, però è questa la misura giusta. Poi qui si toglie la striscia e abbiamo il nostro bel cofanetto protetto nei secoli dei secoli. Amen. Vuoi avere un cofanetto lì nello scaffale dove prende polvere eccetera eccetera? Con queste buste risolviamo. Planet Disc per ogni tipo di cofanetto, ok? Questa è la busta più grande per cofanetti che abbiamo su Planet Disc. Guardate quanto spazio avanza dal cofanetto dei Beatles, quindi è una busta che accoglie tranquillamente cofanetti che hanno il doppio di spessore, tipo Black Sabbath, tipo Oddio Metallica. Sono veramente grandi, andrebbe fatto un tentativo. Però ecco, per la maggior parte dei cofanetti, la stragrande maggioranza dei cofanetti, siamo coperti in ogni senso con queste buste. Chiudiamo la parentesi Planet Disc per ricordarvi che sempre lì, come vi ho accennato prima, ho comprato una confezione da 50 buste in PVC per farvele vedere. Si vede subito che è una busta più rigida, più opaca, vedete che non è trasparente come una busta in polipropilene. Sono buste, quelle PVC, saldate a stampo, quindi non termosaldate come polietilene e polipropilene, quindi per forza di cose la busta in PVC è quella più resistente. Ci sono diverse varianti su Planet Disc, questa è spessa 140 micron, quindi accoglie tranquillamente singoli, doppi e tripli massicci, non però quelli con larghezza extra come questo Woodstock. Vi faccio capire cosa intendo, a parte che è italiano, però vi faccio vedere la larghezza extra. Dove l'ho messo gli U? Eccolo qua. Si va nella telecamera dall'alto che si capisce meglio. Eccolo qua. Vedete? Così forse. Ecco, qui sono allineati. Vedete questo pezzettino in più di Woodstock, che è quello davanti? Può sembrare una cavolata, però in realtà diventa problematico per tantissime buste. E allora, per questi tripli di dimensioni extra non standard, la busta migliore è quella di Planet Disc, non la PVC, ma quella in polietilene che vi ho fatto vedere prima, da 140 micron, che è questa, anche se non è segnata. E qui vedete che Woodstock entra tranquillamente, è entrato subito alla prima con una mano sola. La busta scende senza particolari problemi
e abbiamo anche il nostro triplo extra massiccio ben imbustato, ed è una busta che non si sta strappando, non tira alla morte come a volte succede. Quindi insomma, in questo video vi ho fatto vedere un po' tutto, come proteggere i nostri 33 giri. Adesso si va alle buste interne e poi 45 giri. Per le buste interne fortunatamente la situazione si risolve più rapidamente. Partiamo intanto dal presupposto che la busta di carta semplice presente nella stragrande maggioranza delle pubblicazioni odierne, soprattutto italiane, vada sostituita per limitare il più possibile l'accumulo di carica elettrostatica che si ottiene per un semplice meccanismo di sfregamento tra carta e plastica. Questo è il meccanismo. Quindi per evitare l'accumulo di carica elettrostatica, questa la voliamo, che è quello che faccio sempre io. Io le butto tutte, o comunque le conservo nel caso di dischi particolari per un discorso filologico, ma non mi voglio addentrare. Insomma, la carica elettrostatica è una delle responsabili dei pop e click extra che sentiamo alla riproduzione. Occhio che non ci libereremo mai della carica elettrostatica, possiamo limitarla, dobbiamo limitarla il più possibile. Un aiuto in questa direzione ci viene usando buste antistatiche. Quali buste utilizziamo? Allora, i tipi sono essenzialmente tre: carta semplice, bianca o nera, con lamina, doppia lamina antistatica. Carta semplice, doppia lamina. Poi una doppia lamina antistatica con all'interno un foglio di carta di riso, questo bianco, che serve a dare spessore, e qui abbiamo diversi tipi di buste di questa concezione. E poi c'è la busta sagomata, che è interamente in plastica. Quest'ultima è quella che mi convince meno, anche in una busta di qualità come Nagaoka, che è questa. Perché presenta lo stesso limite di tutte le altre sagomate, ossia che si accartoccia già mentre la inseriamo all'interno della cover. Faccio un esempio al volo. Ovviamente non starò particolarmente attento, però vedete cosa succede? Ecco, vediamo. Allora, intanto bisogna stare attenti. Come si evita questo discorso, questo accartocciamento? Mettendo il disco così, tac. Però se io metto il disco così, l'apertura della busta è sul lato aperto, che insomma non è il massimo. Che può succedere che una volta siamo distratti, tiriamo fuori il disco dalla busta esterna e poi il vinile scivola fuori. E comunque vedete quante pieghe fa? Vedete anche lì? Insomma, a me non piace, non mi convince questa soluzione. Ora sono sciatto apposta, si può essere anche un pochino più accurati, però anche essendo un pochino più accurati non è che le situazioni migliori drasticamente. Insomma, busta sagomata qualcuna ne ho, non le butto via, le utilizzo per i dischi che mi interessano meno, però è veramente, come dicono gli americani, pain in the ass. No, assolutamente no, per quanto mi riguarda. Nonostante la mia preferenza, bisogna dire che possiamo limitare questo fenomeno dell'accartocciamento mettendo la busta interna all'interno della busta esterna, scusate il gioco di parole, come imporrebbe di fare il manuale del collezionista metodico, ossia come questa è la busta esterna, lo vedete, facciamo conto che questi dischi non ci siano dentro. Cosa faccio? Vado dall'alto, ecco qua, e metto la busta così, però vedete che un pochino di accartocciamento si crea comunque. Stesso discorso di prima, se la metto così la busta si accartoccia meno, però cosa succede? Che questo è il lato aperto e questo è il lato aperto della busta interna. A me non convince questa soluzione. Così è come
si dovrebbero conservare tutti i dischi, in teoria, ripeto sempre in teoria perché poi bisogna adattarci a come ci sentiamo meglio e come ci torna più comodo, per me non questo, perché mettendo il disco fuori all'esterno della copertina e all'interno della busta interna si evita di creare quel fantomatico anello della morte, come l'ho definito io in un video precedente, ossia il ring wear, quell'usura tipica da posizionamento del disco. Però a me personalmente piace anche vedere che il disco si sta consumando con me nel corso degli anni. Avere tutti i dischi in tonsi, allora no, li tengo tutti sigillati a quel punto. Sto ovviamente dicendo una castroneria, so che qualcuno lo fa, che se li tiene sigillati e si ascolta lo streaming. Comunque ognuno faccia come crede, io vi dico solo quali sono i miei gusti. Bene, quindi questa sistemazione top se vuoi essere un collezionista è poco pratica per me, per un semplice motivo. Voglio vedere che brani ci sono, perché non mi ricordo se in Made in Japan c'è Smoke on the Water. Sto dicendo una cavolata perché è ovvio che c'è, però lo voglio controllare al volo quando lo tiro fuori dallo scaffale e voglio vederlo subito, non tirare fuori il disco, vedere se c'è, poi non c'è, lo rimetto. No. Sono quei secondi che per me sono fondamentali. Allora, 2 parole al volo per le buste di carta con lamina antistatica, e questa soluzione è quella utilizzata nella stragrande maggioranza dei casi in cui si è deciso, grazie a Dio, di inserire una busta decente per una nuova pubblicazione, busta interna naturalmente. È un tipo di busta che uso quando è già presente nel packaging originario. Certamente sì, però questa non mi fa impazzire. Quali uso io? Io uso quelle tipo MoFi, Spincare, eccetera, eccetera. Chi mi segue le avrà già viste spesso in ogni mio video dedicato agli ultimi acquisti. Queste sono le Spincare. Di cosa si tratta? Di una doppia lamina antistatica, e per dargli rigidità si inserisce dentro, questo è sigillato, un foglio di carta di riso. Di solito è un foglio di carta di riso. Queste sono le Spincare, queste sono le Poisio, ma ci torniamo dopo. Queste sono le più fighe di tutte, le più costose, sono le MoFi, Mobile Fidelity. Queste sono le Big Fudge e ci siamo. Di solito su Amazon sono presenti queste due, Spincare e Big Fudge. Entrambe, quindi sia Spincare, che non ha scritte, che Big Fudge, imitano appunto la busta interna più prestigiosa, che è quella di Mobile Fidelity, MoFi. Vedete che sono esattamente la stessa cosa, cambiano le scritte per queste due, qui la presenza della scritta. Poi il lavoro che fanno è identico, vedete, sono la stessa cosa. E visto che a cambiare tra queste tre è solamente il marchio, io preferisco le Spincare, che anche se non hanno le scrittine, la freccetta, no? La scritta fashion, mi fanno risparmiare, soprattutto col pacco da 100, un taglio che ad oggi Big Fudge non offre. Big Fudge le fa solo in confezioni da 50. Dicevo delle Poisio che abbiamo visto nelle buste esterne economiche. Vista la soddisfazione, ho provato anche quelle interne. Speravo di poter fare scorta anche di quelle interne. Purtroppo non è così. La busta, per carità, è di buona fattura, vedete? Cioè, alla fine sono più o meno tutte la stessa cosa, cioè, diciamo chiaramente, ok? Il problema si vede subito a occhio. Per un occhio allenato è una busta troppo stretta. Faccio vedere che per inserire il disco si va qui sopra, togliamo quest'altre che se no confondono, eccoci qua. Busta Poisio interna, mettiamo il disco, mano sull'etichetta per non ungere il vinile, e qui dovremmo fare, no? In una busta normale il vinile va, e qui è fermo invece, perché la busta è stretta. Cioè, anche facendo così, per gravità non scende,
vedete, non scende. Faccio la stessa cosa con una busta interna di dimensione adeguata, prendo la Spin Care, è un'operazione che mi avrete visto fare decine di volte negli altri video e vedete cosa succede con una busta di dimensioni adeguate. Poco meno di 1 centimetro tra la busta giusta e la busta sbagliata di Poisio, però è quel poco meno di 1 centimetro che fa la differenza appunto quando dobbiamo inserire, soprattutto togliere un disco, perché possiamo anche inserirlo il disco a forza, poi quando lo dobbiamo togliere abbiamo ancora più difficoltà. Quindi purtroppo le Poisio, che costano veramente poco per essere una busta interna di questo tipo, purtroppo non vanno bene, bocciate. Magari poi le riprogettano, le rifanno un pochino più larghe, allora facciamo scorta anche delle Poisio interne. Per i 45 giri sono essenzialmente due i marchi su cui andare ad occhi chiusi: Spin Care e Big Fudge interna e esterna, con Rock on Wall, che abbiamo visto per le esterne 33 giri economiche, che anche qui propone confezioni da 25 buste. Qui abbiamo solo la busta esterna però, non abbiamo anche la busta interna. Per i 45 giri la mia preferenza è piuttosto netta a favore delle Big Fudge, perché è la più costante su Amazon e con buste migliori. E adesso vi spiego. Come busta esterna per 45 giri Spin Care propone la Density. Vi faccio vedere al volo, purtroppo qui non ho due 45 giri uguali, quindi vi faccio vedere così a occhio. Sono ovviamente tutte buste di qualità, si tratta sempre di preferenze individuali. Questa è la Density di Spin Care, identica a quella da 33 giri, è solo in una versione più piccola. Vi faccio vedere la Big Fudge, quindi polipropilene, quindi sarà più trasparente, sarà anche un pochino più rigida. Guardate che differenza. Metto la busta a confronto. Quindi ecco, per lo stesso motivo che vi dicevo prima, sui 45 giri ho ancora meno dubbi, vado sulle Big Fudge, sia esterne che interne. Perché? Perché al momento su Amazon come busta interna per 45 giri Spin Care propone solo questa sagomata, la Dynamic mi sembra che si chiami, sì esattamente, e quindi non è la mia prima scelta. Mentre Big Fudge fa la versione ridotta della busta premium interna, la fa per 45 giri, che è spettacolare. Poi 45 giri di solito sappiate che arrivano senza niente, non c'è niente, non c'è nemmeno quella di carta semplice all'interno, il disco è all'interno della copertina senza nulla. Guardate, è proprio un'altra cosa. L'unica pecca di queste Big Fudge 45 giri interne è che c'è un po' di difficoltà a inserire il disco in questo verso, cioè con le freccine in alto come faccio per i 33 giri. Vi faccio vedere che abbiamo lo stesso problema della busta sagomata. Con i 33 giri non succede. Per i 45 giri come dobbiamo fare? Dobbiamo metterlo in questo verso, il disco, quindi o con la faccia verso l'esterno, in questo modo, vedete che non si accartoccia nulla, oppure con le freccine rivolte verso l'interno del 45 giri, in questo modo. Qui dobbiamo stare un pochino più attenti. Mettendole così abbiamo la busta interna che protegge il lato aperto. C'è poi da dire un'altra cosa sulla busta Density Spin Care per 45 giri, che su Amazon è sold out dal gennaio di quest'anno. Questa fa parte della mia scorta. Magari questa busta tornerà dopo questo video. Al momento l'opzione Density 45 giri si trova solo sul sito ufficiale di Spin Care, che però è in Gran Bretagna. Quindi se le acquistiamo da lì spenderemmo più per la dogana che per le buste in sé. Come busta interna vi ho già detto che su Amazon c'è solo la sagomata, la Dynamic, che non è la mia prima scelta. Anche qui
per avere la busta interna di Spincare, che vi faccio vedere come è fatta nella variante 33 giri. È questa qui la Spincare. Per avere quella piccola per 45 giri come Big Fudge, stesso discorso, dobbiamo acquistarla sul sito di Spincare. Anche lì stesso discorso, dogana, quindi spendiamo di più per la dogana che non per le buste. Magari questo video contribuirà a far arrivare anche quelle interne da 45 giri di Spincare su Amazon, speriamo. Quindi, concludendo questo rapido excursus sulle buste per 45 giri, se si vuole risparmiare su Spincare e Big Fudge, per la busta esterna perlomeno, impossibile non consigliare le Rock on Wall, soprattutto per chi ha pochi 45 giri, visto che anche queste vengono vendute in confezioni da 25 pezzi. Per la busta interna, per forza di cose, la mia preferenza va su quella di Big Fudge. Vedremo poi se nel corso dei prossimi mesi lo store di Spincare su Amazon ospiterà anche le buste interne per 45 giri, che tra l'altro già produce. Mannaggia. Ecco, come ho detto più volte, ho voluto portare alla vostra attenzione quelle che secondo la mia esperienza sono le migliori buste per la conservazione dei nostri amati vinili, e per valutare tutte le decine di opzioni disponibili ho preso in considerazione la qualità della busta, il prezzo e la facilità nel reperirla. Se all'epoca dei video a tema precedenti, quindi si parla di circa 4 anni fa, se allora nelle mie valutazioni preferivo Spincare, a questo giro complessivamente ritengo l'offerta di Big Fudge superiore, perlomeno per i miei gusti, per le mie esigenze. Se poi in cima alle nostre priorità c'è il risparmio, per le buste esterne vincono a mani basse 33 giri e Poisio con menzione d'onore per le Rock on Wall. Il nuovo marchio 33 giri rappresenta anche la mia prima scelta consigliata per le buste esterne richiudibili, anche perché la striscia adesiva non è troppo aggressiva e se finisce per sbaglio su un pezzo di copertina riusciamo a separarla facilmente, non strappa via nulla, non rovina niente. Per doppi e tripli, album doppi e tripli, su cui tante volte mi avete chiesto nei commenti come fare, cosa prendo, vi ho risposto una volta per tutte con questo video. Guardatelo con attenzione perché vi ho detto tutto, così come vi ho dato l'indicazione per come proteggere i nostri cofanetti. A tal proposito abbiamo visto che il tipo di busta è essenzialmente uno, polipropilene con la striscia richiudibile rossa. Cercando in rete le troviamo disponibili anche in Italia, certo che sì, però ce le fanno pagare di più. Meglio orientarsi sul sito francese di cui vi ho parlato. Si spende di più per la spedizione, però in fin dei conti, alla fine di tutto, si spende meno perché ci sono più buste. È veramente tutto per questo video. Sono sommerso di buste e sono terrorizzato dal dover mettere a posto tutto. Sono certo però che avrò risolto i dubbi di molti neofiti, avrò anche aiutato a ripassare alcune buone abitudini agli appassionati più navigati. A presto, buoni ascolti e buoni imbustamenti.